Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Scusate il tono leggermente basso, ma è molto presto e dormono tutti. Allora, questa mattina farò il bollito. Il bollito fatto come lo faceva mia nonna, sì lo so, sono ripetitiva, però Vabbè, io ho avuto questo insegnamento e quindi... quindi Allora, il brodo, sì, il brodo, esattamente. Allora, vi faccio vedere gli ingredienti. Abbiamo qua due bei ginocchietti, due pezzi di ginocchio. Poi abbiamo due bei pezzi di muscolo. Abbiamo due belle cosciotte di pollo con la fraccoscia, eccola qua. Una bella carota, queste sono quelle da coltivazione biologica, sedano idem con patate e cipolla idem con patate. I pomodori sono i nostri, del nostro e il orto, sale, e il sale no, la nostra la salina. nostra salina. Tanto no, che ne sanno dove stiamo? Noi abbiamo una salina qui fuori, no? Non è vero, non abbiamo una È salina. una saliera, dici? Abbiamo un negozio che vende il sale, come tutti quanti. Allora, Ma quindi, adesso che cosa andremo a fare? Prima di tutto laveremo tutto. Quindi, sì, io perlomeno faccio questo, lavo anche la carne. Lavo la carne, lavo le verdure, pulisco le verdure, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché io comunque già, come vedete, bagnato, gli ho dato già una lavata, però voglio lavarle meglio perché sono una fissata. E gratterò la carota, la cipolla la lascio così intera e laverò molto molto bene le cosce di pollo perché? perché il pollo è l'animale più porta un sacco di malattie. La carne cruda di pollo porta tante malattie. Ma non sto qui a elencarvi No, 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 salmonellosi, no, cose, no, no. siete spergillosi. Aspergillosi, coccocidiosi. No. Allora, quindi andiamo a lavare il tutto e poi dopo ci rivediamo sui fornelli. Ma ci dai nel brodo che pasta ci metterai? Tortellini. Ah, Beh, quindi ragazzi, stiamo parlando di tortellini in tortellini e brodo. croste di parmigiano, Cioè, sia chiaro, perché qui se io non metto le croste di parmigiano, ma saltano alla gola, ragazzi, sappiatelo. Ok, a parte gli scherzi. Ci vediamo dopo sui fornelli. Guardate che meraviglia di colori. Ho messo tutto dentro a 3/4 di pentola. Ho aggiunto una bella presa di sale e quindi vi rielenco tutti gli ingredienti. Allora, come vedete, il sedano lavato e tagliato, poi abbiamo messo i nostri pomodori dell'orto spaccati a metà, poi c'è circa 1 chilo di muscolo, due belli ossetti di ginocchio, anche le foglie del sedano perché queste danno un sapore incredibile. Sotto abbiamo messo il pollo, che non si vede perché è andato giù, ma c'è. ma c'è, la cipolla riaffiorata, la carota e quindi adesso con una bella presotta di sale a fuoco molto vivo lascio coperto fino a Molto che vivo sarebbe alto. sì sì esattamente fino a che non inizia a bollire. Vedrete poi che farà una specie di schiumetta sopra, quella la dobbiamo togliere, ma ci vediamo dopo. Allora, ecco qua, come vi dicevo, scusate, appena bolle l'acqua, immediatamente sale questa schiumetta. Ecco, questa schiumetta va tolta. Noi la togliamo così. Che sono le impurità? No. Sì o no? Sì, mi. Il grasso forse di quello che c'è dentro. Sì, esatto, nonostante io comunque abbia sgrassato bene sia il pollo che l'altra carne era magra, però c'è l'osso, perché Ah, l'osso certo. comunque ha... Ecco qui, queste vanno proprio tolte assolutamente. Se sale ancora, noi continueremo a toglierla, Imperterriti, proprio imperterriti. senza problemi. A che punto siamo del... All'inizio abbassiamo un po' il fuoco, ecco qui, perché adesso non ci serve più alto, lo mettiamo al minimo
del fornello grande però, e mettiamo il coperchio in questo modo, in maniera che non schizza sul piano di cottura, ma comunque ha lo sfiato da una parte. Entra aria comunque. Esattamente. Quindi adesso lo lasciamo così almeno un paio d'ore, togliendo le impurità qualora se ne riformassero, e comunque ci vediamo a fine cottura. Eccolo, come vedete l'acqua si è praticamente dimezzata e è pronto, ovviamente. Guardate come è tenero il pollo e anche il bollito, guardate. Che buono. Sì. Adesso noi che cosa andremo a fare? Togliamo la carne, la mettiamo su un vassoio e ovviamente filtrerò il brodo, perché devo togliere tutte le verdure e tutte le scorie, eccetera eccetera. Una volta filtrato poi lo dovremmo fare con i tortellini. Faremo questo sacrificio. Sì, ragazzi, che volete fare? E le scorzette di parmigiano. Certo, infatti. Va bene, quindi ci vediamo dopo a liquido e solido separati. Faremo la divisione della carne e del brodo. Esattamente, a dopo. A dopo. Allora, eccoci qua. Abbiamo già tolto la carne, come vedete, è talmente tenera che si è praticamente... La taglieremo con un grissino. Sì, la prenderemo col cucchiaino più che altro. C'è? E qui c'è il brodo. Adesso lo filtriamo in questo modo. Ecco qui. Così togliamo tutte le impurità. Sì, diciamo le impurità. Facciamo scolare per bene. I nostri gatti saranno contentissimi di questa poltiglietta che a loro piace tanto. Piacciono anche le carote addirittura. I nostri gatti sono un po' particolari. Sì, infatti. Ok, detto questo, si mangiano anche i pomodori. Andrò ad assaggiare, esatto, andrò ad assaggiare come sta di sale e poi lo allungherò leggermente con dell'acqua perché è molto concentrato. Volutamente fatto questo. Pensate un po' di tortellini belli qui dentro. Infatti, com'è? Vediamo un po'. Esatto, è bello concentrato. Quindi andrò a mettere 1 litro d'acqua in questo brodo, che saranno più o meno 3 litri. Va bene? Dato che noi siamo tanti, allungherò un pochino. Va bene? Quindi ci vediamo dopo a tortellini fatti. Mettiamo un altro litro e mezzo di acqua qui dentro. Un litro solo, per allungarlo un po'. Ma non lo rimettiamo sul fuoco? E certamente deve bollire prima di... Perfetto. Allora spieghiamole bene le ricette. Dico bene, amici? Sì, amici. Dicevo, se ho detto adesso che bisogna metterci i tortellini, va sul fuoco, Dobbiamo essere chiari. Va bene. Ci vediamo sul fuoco con i tortellini. A dopo. Ciao. Allora, abbiamo messo giù anche i tortellini nel nostro brodo e ci stanno anche, adesso se riesco a trovarle, aglio, ho schizzato. Vedi un po'? Forse una l'ho trovata. Eccola. Le crostine di parmigiano. Belle, saporite. Allora, aspettiamo 3-4 minuti, poi spegnerò e li lascerò fermi lì dentro al loro brodo per una trentina di secondi, dopodiché servirò il piatto. Quindi ci vediamo dopo. Eccoli qua i nostri tortellini in brodo, Che ne dite? Abbiamo fatto un buon lavoro? Speriamo di sì. Anche perché il parmigiano l'ho grattugiato io. Certo. Perché stava ancora attaccato alla crosticina. Certo, erano belle spesse, quindi l'abbiamo assottigliate un pochino. Come lo possiamo catalogare questo piatto? Tra i difficili, facili? No, facilissimi, assolutamente. E adesso tu dovrai fare ovviamente l'assaggio. Senti, ma ci possiamo mettere qualcosa sopra per dargli una chicca, un po' di... Noce moscata eventualmente. A chi A piace. chi piace la noce moscata. Prego. Ed ecco a voi il
Tanto. Ne dovrò assaggiare una. Andiamo su questo. Vanno bene? Possono andare? Molto molto bene. Ecco, perfetto. Anche questa volta a tavola con Silvia ha dato il meglio di sé. E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!